Inizio a capire quelli che al fantacalcio hanno quell'orribile, detestabile mantra, chiamiamolo così, di piangere, no? Il classico piagnisteo, perché poi vengono ripagati. Ed è successo un po' questo oggi, no? Ci siamo interrogati sulla mancanza di gol e di spettacolo nelle quattro partite precedenti e in qualche modo siamo stati ripagati stasera perché Parma-Milan è stata una gara carica di gol, ma anche di colpi di scena, di gol belli, se penso a quello di Bernabé, ma perché no, lato Milan, lo stesso Saelemaekers, tante giocate, tanti gol anche sbagliati da una parte e dall'altra, per cui molto molto bene, contenti noi, contento certamente il Parma per aver riacchiappato questa partita, un pari con il Milan fa certamente, li fa certamente sorridere. Saranno meno contenti i giocatori e il pianeta Milan, diciamo, perché oggi lasciano 2 punti, però non è la prima volta, ragazzi miei, che io sono qui a dirvi, sapete, il Milan ci sono momenti in cui proprio rinuncia al gioco. Ha avuto quel quarto d'ora di inizio ripresa che è un qualcosa di quasi anche inspiegabile, vi arrivo a dire, ma non è la prima volta. Ha avuto 30-40 minuti in cui non ha mai visto la palla contro la Roma. Ha avuto, se penso alla stessa partita contro l'Atalanta, in cui dopo il gol, anche tra l'altro è arrivata subitissimo, poi ha completamente smesso, no, di giocare. Per cui, ribadisco, non arriva a caso. Poi sul 2-2, di nuovo il Milan ha le occasioni per portarsi in vantaggio. E anche Ghiotte, Saelemaekers praticamente salta il portiere e poi si un po' addormenta, no? Si culla e sbaglia il tiro. Ma prima c'era stata un'altra grandissima ripartenza. È letale il Milan nelle partenze con Leao, che sempre un po' secondo me perde il tempo per servire Saelemaekers, che poi deve fare un dribbling in più, ma viene rimpallato, aspetta oltre al tiro di Modric. C'è stata un'altra grande occasione sempre del Milan che in questo momento non ricordo, il tacco di Saelemaekers sulla bellissima palla di Modric. Ce ne sono state di situazioni, però cioè, non è che devi aspettare gli schiaffi per ritornare a renderti pericoloso, perché poi alla lunga la paghi. Anche perché su una cosa credo possiamo dirla. È vero, è arrivato Allegri, è vero, Allegri è bravo nel curare la fase difensiva, però i difensori del Milan non sono granché in marcatura, eh. Non sono granché. Credo che questo sia appurato. Penso Pavlovic, uno dei giocatori forse più rigenerati dallo stesso Allegri. Un paio di svarioni, se vedi il gol di Del Prato, ma che fa? Cioè, proprio delle amnesie. Prendo Pavlovic, ma possiamo andare a pescarli uno a uno. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per soddisfare, come al solito, l'appetito dell'algoritmo che sta lì a chiederci questi pollicioni. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E domani ci sono altre partite che ci auguriamo intrattenenti come quella di stasera. E din don, attivate la campanella. In descrizione trovate tutti i profili social. Sono su Telegram, sono su Instagram, sono su TikTok, sono tutto ovunque, praticamente Facebook, YouTube, qua lo sapete. Quindi vi ringrazio per il vostro supporto che davvero non è mai manchevole ed è sempre apprezzabile. Grazie signori, grazie per davvero. Eh, Stupito anche del Parma, se volete, perché questo è il Parma fino ad oggi, diciamo, ci si è interrogati molto su questa, sul calcio che ha espresso il suo Parma. Prima di questa partita, infatti, era la squadra che aveva segnato meno gol, soltanto 5, nettamente il peggiore attacco. Invece oggi ne segna 2, ma non sono i gol segnati, ribadisco, è il fatto di come si sia resa pericolosa ad inizio ripresa, prima del gol del pareggio. Ha avuto 4 occasioni clamorose, alcune clamorose, non tutte ma alcune clamorose. Penso a Stupignan che ha dovuto fare un salvataggio in extremis, penso a Bernabé che fa un gol clamoroso, bellissimo, da numero 10 nel primo tempo, che è quello che è un po' scompagina, se vogliamo, e ridà appunto linfa al Parma. E secondo me ha atterrato più del dovuto
il Milan, credo, e ha avuto, ribadisco, nella ripresa bene un'altra occasione importante, la traversa, palo traversa, non mi ricordo, non sai, non mi ricordo quello al colpo di testa di Pellegrino, un altro di Del Prato, e poi è arrivato anche il gol meritatissimo quello del Parma. Ribadisco, su una palla messa in mezzo, cioè nulla di così clamoroso, ma dietro il Milan ballava con una facilità incredibile. È vero, si sente tanto l'assenza di Rabiot, che forse è il difensore aggiunto di questa squadra, e averlo perso in questo momento sta recando tanti danni. Ma onestamente col Parma non puoi non gestire un 2-0. Se non sei capace di gestire un 2-0 contro un Parma che, ribadisco, sino ad oggi aveva avuto non difficoltà a segnare, difficoltà a rendersi pericoloso nelle partite. E quindi secondo me oggi non è neanche tanto il pareggio, perché poi alla fine la classifica ci dice che il Milan teoricamente è anche in testa alla classifica, ovviamente con le altre che devono recuperare, ma che si possono allontanare di quanto? 2-3 punti? Quindi non è questo il punto è che il Milan, ribadisco, deve fare un po' tesoro di alcune lezioni che la partita di stasera ha fornito, perché ribadisco, non è la prima volta che questa squadra va completamente al tilt, perché poi ritorno di nuovo alla partita con la Roma, e dove tra l'altro lì il Milan mi è piaciuto, perché mi è piaciuto dopo il gol segnato, dopo che segna Leao, perché continuano, ecco, lì sì, continuano a voler segnare, a legittimare il vantaggio, e non ci riescono, però hanno grandi occasioni. Però ribadisco, riavvolgendo il nastro, nei primi 30-40 minuti il Milan è proprio assente, non pagante quasi, direi. E quindi ci sono queste fasi un po' da analizzare. E ribadisco, poi le occasioni per riportarsi in vantaggio ci sono state, segno che il Milan ha le armi per fare male certamente a un Parma. Sai, però quando sei lì 2-0 e poi ti recuperano due gol, perdi anche quella lucidità, un po' di frenesia, ribadisco, un po' rimandi la giocata, se penso a Leao su Saelemaekers, un po' ti fai prendere sotto porta, e Saelemaekers, no, poteva fare un po' meglio, forse preso anche dalla troppa confident, come si dice, no? Il tacco lì in area si poteva evitare, però non starei a criticare Saelemaekers, che onestamente ha fatto vedere anche stasera di avere dei numeri importanti. Ecco, è vero che Suzuki poteva fare meglio, anzi doveva fare meglio se vogliamo, però è sempre bravo nel saltare l'uomo, è sempre bravo nell'offrire una soluzione lì davanti, per cui è un giocatore che non mi sentirei minimamente di criticare, non certamente lui. Io continuo a sentire una mancanza di un attaccante in chiave Milan, attaccante vero, perché ancora una volta Nkunku secondo me non può farlo quel ruolo, mio modesto parere. E questo però non è la fase offensiva, ecco, non è la fase offensiva, è le pause che il Milan si prende durante la gara, il fatto che non riesce a gestire è un po' allarmante. E più che gestire oggi, ribadisco, per quei 15 minuti, i primi 15 minuti della ripresa sono incredibili, dove non funziona niente. E onestamente non me l'aspettavo un Milan così in difficoltà, soprattutto dopo un anche giusto 2-0, perché il Milan nel primo tempo ha fatto quello che doveva fare sostanzialmente, no? Attento, e appena c'è l'occasione poi di andare, si va e si fa male. E questo è il discorso. Un Milan che, se rimane questo, ancora manca qualcosa per lottare per lo scudetto. Se rimane questo qua, se riesce a lavorare su quelle amnesie, quelle palesi difficoltà, poi magari facciamo altri discorsi, ma vedendo questo, onestamente, sì. Mm, ci sono troppe. Non le chiamo distrazioni, perché, ripeto, sono periodi lunghi, prolungati durante la gara, non sono estemporanei.
E quindi è diverso il discorso per quanto mi riguarda. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete come al solito iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.